Ciao amiche ed amici, bentornati nel mio canale. Oggi voglio farvi vedere una pizza fatta con il Polish o Pulish, non lo so, in realtà questa pronuncia è un po' un mistero, c'è chi dice Polish, chi dice Pulish, all'inglese dovrebbe essere Polish, ma non lo so, comunque avete capito di che cosa sto parlando. Ma la particolarità di questo video è che confronteremo questa pizza con una pizza normale, fatta con lievito di birra e maturata, lievitata in circa 8 ore. Qui abbiamo quella chiaramente fatta con lievito di birra da 8 ore e mi sembra che sia venuta molto bene. Quest'altra qua invece col Polish, non lo so, non mi dà l'idea di una pizza che sia venuta bene, insomma mi sembra proprio cresciuta, però proviamola, magari succede qualche cosa in forno, quindi provo per la prima volta con voi, successo o fallimento lo condividerò con voi. Mi sembra un po' troppo spiattellata, soprattutto al tatto mi dà l'idea della pizza che non è assolutamente lievitata. Non lo so ragazzi, non sono molto ottimista per questa pizza. Ma a proposito, visto che l'avete sentita, dietro la telecamera c'è lei. Ciao Mary! Ciao! Ho seguito una serie di ricette, quella di Giorilli, ma vediamo un attimo se l'ho seguita bene o l'ho seguita male. Il maestro Giannino dice di stenderla, ma non troppo. Non è necessario fare un cornicione troppo accentuato perché in cottura crescerà. E anzi ha detto anche un'altra cosa, il forno non deve essere altissimo. La farcitura! Per quanto riguarda l'idratazione siamo intorno al 65% per entrambe. Mary, secondo te sarà un epic win o un epic fail? No, secondo me andrà bene. Mozzarella, un po' di basilico rimasto, pecorino romano, allarghiamo poco, mi sembra abbastanza elastica. Mettiamo qua il giretto d'olio. Incrociamo le dita. Tu dici che sta crescendo bene? Guarda, non ha fatto subito come fa di solito però vedi che le sta facendo le bolle. Non mi dà l'impressione di una pizza che non è lievitata. Beh, in effetti. Poi è bella grande. Però, sai che mi sta stupendo? Te l'ho detto. Come si dice a Napoli, brutte faccia, belle cora. Ragazzi, sono commosso. Sembrava tutto perso, invece ci posso credere. Maculata, ma senza particolari bruciature. Ed è il caso di dire cosa ti avevo detto io. Ecco qua, la solita frase che devono dire sempre le mogli e i mariti. Vabbè. Sembra una pizza molto interessante. Bella. Non gli davo 5 lire. Sì, se pensi a come era spatasciata lì dentro, se butta così. Allora adesso facciamo quell'altra invece classica da 8 ore e vediamo la differenza. Sì, al tatto in effetti è diversa. Quella mi sembrava più si attaccava sotto le dita, questa invece sembra avere una consistenza diversa. Queste bolle le facciamo scoppiare. Io. Dov'è? No, non ci sono riuscita. Che se no queste in cottura diventano tutte nere. Facciamo la farcitura sulla pala. Facciamo svolazzare la farina. Io comincio a sudare per il caldo, ma come fanno i pizzaioli in pizzeria con quelle temperature a lavorare tutta una santa giornata? Ragazzi, siete i miei eroi. Messo il pomodoro, mettiamo un poco di mozzarella rimasta. Sono andato un attimo al fruttivendolo a prendere il basilico, giretto d'olietto. Da questa non mi aspetto delle sorprese. Canta Napoli! Bella? Dai, alla fine abbiamo fatto bene a rompere le bollicine. Rompete le bollicine, sempre. Ma quanto è bello questo forno ardore, Mary. Lo sai, il mio preferito. E questa invece è la pizza con lievito di birra ed è un diretto 8 ore. E questo è il risultato. Niente male. Facciamo il confronto. Ed ora la leggendaria prova del taglio. Cerchiamo di capire un po' le differenze tra queste due pizze. Secondo me questa qua col Polish o Polish che dir si voglia mi sembra un filetto più chiara.
rispetto a questa qui. Non credo che dipenda soltanto dalla cottura in sé, secondo me è anche una questione di zuccheri, probabilmente gli zuccheri in questa stanno scarseggiando e quindi è una pizza che risulta essere più chiara, perché comunque nella ricetta originale in effetti ci vuole il malto, bisogna aggiungere il malto, cosa che non ho fatto perché non trovo il malto qui, quindi questo potrebbe spiegare la differenza cromatica tra le due pizze, ma leggerissima, veramente soltanto un rompiscatole come me la nota. Ed ora proviamo a tagliarle, vediamo che cosa succede. Vorrei fare lo sborone e tagliare questa che è grande. Oh wow, un'altra sfoglia bella. Mi sarei aspettato, di la verità, uno sviluppo maggiore. Addirittura? Sì, non so perché. Ma ci sono le voragini. Ci sono le voragini? Non devo esagerare, dici tu. Ed è bella soffice. Proviamo invece quest'altra qua. Mi sembra un attimino più standard. Non c'è male. Questo è un cannone di Navarone, guarda. Che ne pensi, Mary? A me sembrano molto belle, devo essere sincera, a me piace di più quella col polish. Tu dici che deve essere più scura, però io la preferisco così. La preferisci un po' anemica. Bella alveolatura, guarda qua. Secondo me rende più l'idea. Sì. Facciamo questo assaggio, la prova dell'assaggio. Cominciamo con quella polish. Il profumo è buono. C'è una bella nota, eh. Non è come quella con la biga, però come profumo è molto interessante. Alla salute. L'impasto ha un sapore leggero ma ci sta. Devo dire che in termini di shelf life adesso è passato qualche minuto dalla cottura dell'altra e poi abbiamo fatto un po' di foto, quindi diciamo 6-7 minuti e si sente che è una pizza che si è raffreddata. Rimane buono come sapore, però secondo me al morso. Proviamo invece quest'altra, la classica pizza napoletana, quella da disciplinare. Alla salute. E qua già senti i mandolini, vedi? Un impasto meno saporito, che però si presta a condirlo con qualunque cosa e comunque rimane abbastanza morbido e anche leggermente croccante. Mi piacciono entrambe, però proprio per una questione di curiosità ho una leggera preferenza per questa qua col polish, però voglio approfondire, quindi proprio per questo vi dico aspettate che nelle prossime settimane vi farò vedere come fare questa pizza e chiarirò una serie di step, perché se cercate in giro notizie anche sui libri, insomma, vi dicono come fare il polish ma non vi dicono poi cosa fare successivamente, quindi cercherò di chiarire ogni singolo dubbio al riguardo. Lasciate un bel like e fatemi sapere cosa ne pensate delle due pizze, se preferite quella col polish oppure se preferite quella classica da disciplinare. Poi ricordate che da oggi potete abbonarvi al mio canale, basta cliccare sul tasto abbonati, quello proprio giù in basso accanto al tasto iscriviti, e abbonandovi pagando meno di un caffè potrete contribuire al mio canale, quindi potrete aiutarmi a fare video sempre più belli e a produrre sempre più contenuti su misura per voi. Ricordate che sono su Instagram e su Telegram come Gigio Pizza e sono su Facebook come Impasto in Fuga. Inoltre su Udemy trovate il mio corso di pizza The Art of Pizza Making, che potrete ricevere in regalo abbonandovi all'abbonamento oro. Ragazzi, io quasi quasi un morso di qua, un morso di là, me ne mangio tutte e due. Quindi vi dico ciao e alla prossima! Ciao amiche ed amici, in molti di voi mi hanno chiesto di chiudere la finestra. We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza.